Allora, i demoni arrivano a rappresentare, da questo termine nobile, daimon, che nell'ottica greca non ha niente a che fare con il male, ma rappresenta l'ispiratore, il raptus dell'ispirazione, il rapimento estatico, l'unico che è in grado in quel momento di accendere il tuo logos di Eros. E se accendi il tuo logos di Eros, quindi anziché vedere scindere, come vi spiegavo prima, no? Il logos contiene Eros di solito, anziché vedere scindere o contenere, qui stiamo parlando di una sorta di contaminazione da parte di Eros nei confronti del logos. Ecco l'ispirazione. L'ispirazione che può avere una valenza artistica, il demone come sorgente di ispirazione, come causa delle variazioni dello stato di coscienza che smette di essere ordinario, ordine, ed entra nello straordinario, cioè nell'extraordinario, per produrre qualcosa di eccezionale. L'opera d'arte, il discorso accorato, appassionato, cioè quello in cui passa questa energia che poi diventa il crisma, l'olio per i greci, carisma. Quindi, vedendo questa sorta di dicotomia, noi a un certo punto assistiamo anche a un confinamento del mondo dei demoni a qualcosa di sgradevole. Adesso, se siete d'accordo, vi leggo un passaggio del Atharva Veda. Intanto vi scrivo qui come si scrive. Atharva Veda è il secondo dei Veda. I Veda sono i 4 libri fondanti della cultura che chiamiamo induismo. E il più famoso e anche il più antico, il più grande, è il Rig Veda, che è il più antico, e poi abbiamo questo Atharva Veda, che è un testo che da alcuni è considerato il più antico testo di medicina primitiva. Siamo cioè nel campo della farmacologia dell'epoca. Epoca si intende 1500-1200 a.C. Cos'erano all'epoca i demoni? Per quel contesto culturale, e non solo, i demoni erano le malattie. Le manifestazioni sintomatiche di tipo febbre, tosse, vomito, dissenteria, insomma quelli che per noi sono i sintomi di qualche malanno, non essendo riconducibili all'epoca né a agenti virali o discorsi batterici, perché chiaramente era un'altra logica, no? Un altro linguaggio, venivano attribuiti alle forze di questi esseri demoniaci. Di conseguenza anche la cura per superare queste malattie, queste sintomatologie, era una cura che doveva includere non solo l'uso sapiente della botanica, noi qui non sappiamo nemmeno a quando ricondurre la nascita della fitoterapia, cioè molti animali sanno autocurarsi con le piante, sanno cosa mangiare in determinati momenti, no? Per esempio. Noi questo ovviamente non sappiamo che origini abbia, però sicuramente molto antiche. Quindi da un lato c'era un aspetto farmacologico di tipo fitoterapico, ok? Ritroviamo delle piante che potevano contribuire ad abbassare la pressione, abbassare il dolore, abbassare la temperatura o alzare la pressione, eccitare, scaldare, insomma a seconda dei casi. E poi ovviamente troviamo delle formule magiche di esorcismo e di bando nei confronti dei demoni, capite? Perché le malattie erano i demoni. Sentite. Dunque, le formule dell'Atharva Veda includono quelle che alcuni chiamerebbero magia bianca e magia nera, per dire grezzamente, cioè includono nell'Atharva Veda, sono incluse delle formule pacificanti che procurano la prosperità, la salute, il benessere, eccetera,
e altri invece sono delle formule ostili che passano sotto il nome di Gora, che significa terribili, e che servono invece a colpire, ammorbare, dare la morte, eccetera, eccetera. Allora, quando parliamo di demonologia, se andiamo nel mondo indiano antico, troviamo questa relazione con le malattie, come vi dicevo prima, e troviamo che l'esorcismo, chiamiamolo così per intenderci, nei confronti del demone malattia, veniva compiuto attraverso una sapiente forma di grammatica, cioè si usava il logos, si usava il verbo, si usavano le parole e addirittura l'etimologia per riuscire a scacciare l'entità che provocava la malattia. Quindi, secondo la concezione antica, adesso noi stiamo vedendo la concezione indiana come esempio, ma questo è tipico delle culture antiche in generale, la parola ha una funzione creatrice, liberatrice o addirittura distruttrice. La parola crea, la parola mantiene o sostiene, la parola dissolve o distrugge, ferisce, colpisce. Noi lo sappiamo bene, usiamo anche noi dire che il verbo, la parola a volte colpisce, ferisce, eccetera, eccetera. Quindi non è la parola in generale filosoficamente non è diversa dalla cosa designata dalla parola, anzi la parola è la realtà stessa. Conoscere il nome di qualcosa o di qualcuno voleva dire conoscere l'essenza di qualcosa o di qualcuno. E se conoscendo il nome conoscevo l'essenza, allora controllavo quella realtà. Quindi troviamo una serie di esempi, io ve ne cito giusto un paio. Queste giaculatorie avevano un tipo di fonetica che spesso finiva in rima per consentire quella sorta di effetto cantilena, effetto salmodiante, che insieme a una tecnica evidentemente di vibrazione particolare riusciva a rafforzare i contenuti e i significati di ciò che veniva detto attraverso una modalità ben precisa. L'importante per un medico, chiamiamolo così, o un guaritore per meglio dire, era riconoscere, cioè in cosa consisteva la diagnosi, nel riconoscere qual era il demone che ti aveva attaccato. Questo era l'elemento diagnostico del guaritore, era riuscire a sapere quale demone ti aveva colpito. Conoscere il nome del demone significava avere già metà del potere di allontanamento di quel demone. Ecco perché anche in un esorcismo cattolico, quello che l'esorcista farà inizialmente, che cos'è? È chiedere al demone che possiede un corpo: chi sei? Dimmi il tuo nome. Questo è addirittura già dai tempi del Vangelo, no? Il mio nome è Legioni, fu la risposta del posseduto. A proposito di io propago, io diffondo, cioè della moltitudine, della molteplicità. Questi riti di guarigione rivolti alle malattie rappresentati con caratteristiche demoniache che vengono dall'esterno, quindi sono delle vere e proprie possessioni le malattie. Sei posseduto o sei parassitato da un demone. Venivano queste malattie combattute con delle formule, c'era però, e questa è un'altra cosa interessantissima e importantissima, esisteva una gerarchia del mondo dei demoni, che rifletteva quasi l'aspetto negativo, l'aspetto maligno delle gerarchie che l'uomo stava strutturando nella società, che poi si riflettono nelle gerarchie celesti, quelle che tendono verso Dio, no? Così di solito il demone che causa la febbre, che si chiamava, nel contesto culturale di cui stiamo parlando, si chiamava Takman, io ve lo scrivo, così non vi confondete.
Tachman è il nome del demone della febbre, era chiamato il re di tutte le malattie ed era fratello di un demone che provocava la consunzione, era il cugino del demone della scabbia. La scabbia è quel parassita che va sotto la pelle. Insomma, vi cito direttamente una di queste giaculatorie contro il demone della febbre. Il dio Agni, che è il fuoco, cacci via da qui Tachman, che lo caccino Soma, è il, come dire, il liquido sacro, Soma, che viene ricavato da una pianta ed è oggetto di un importante rito sacrificale. Che lo cacci Varuna, queste sono divinità, l'altare, lo strame sacrificale e l'infuocata legna da ardere. Laggiù lontano se ne vadano i nemici. Tu che rendi tutti gialli, bruciando come il fuoco ardente, o Tachman, ora sei davvero senza forza. Sottomettiti, vattene laggiù, vai a Sud. Sud è il regno dei morti. Tachman, che ti diffondi nelle membra e nelle giunture come una spruzzata di rosso. Tu, o erba i cui poteri si estendono in ogni direzione, spingilo laggiù verso Sud. Avendo reso omaggio a Tachman, io lo spingo giù verso Sud. Egli che colpisce il ventre come un pugno, torni tra i Mahavrsha, che sono una popolazione barbara, cioè non indiana, non autoctona. La tua casa sono i Mujavant, che è un'altra popolazione non autoctona. Da quando sei nato, Tachman, la tua casa è tra i Balika, che sono un'altra popolazione. Quindi l'idea di bandire il demone è anche inclusa nel fatto di vai a sud, regno dei morti, come dire, torna da dove sei venuto, e gli inferi. Oppure vai da questa popolazione piuttosto che quest'altra, che non siamo noi, così vai a fare dei danni a loro che ci stanno sulle palle e ci rompono le palle. Quindi era anche un po' come dire, bandisco questo demone, ma sotto sotto faccio in modo magari che si accolli a qualcun altro che vada a fare danni altrove. O malefico Tachman, o senza membra, allontanati per lungo tempo, e così via. Adesso non sto ovviamente a leggervelo tutto, però ecco, magari alcuni passaggi possono essere interessanti, no? O Tachman, insieme con tuo fratello Balasa e con la tosse, che è tua sorella, e con la scabbia, che è tua cugina, vai da quel popolo straniero. Tu, o erba, erba perché ovviamente usavano la fitoterapia, come vi dicevo, fai sparire Tachman, che assale ogni 2 giorni, che assale 2 giorni su 3, quello costante e quello autunnale, quello freddo e quello caldo, quello della stagione piovosa e della stagione asciutta, e così via. Insomma, è un esempio interessante, spero che lo abbiate trovato interessante e inusuale poter confrontarsi con un pezzo di un testo così antico come l'Atharva Veda, che ci mostra come l'esorcismo del demone, in questo caso sia a tutti gli effetti un processo di guarigione. E non è lontano dall'idea poi cristiana che il peccato sia una malattia dell'anima. Guardate, fateci caso. Il peccato come malattia. Anche i vermi, i parassiti, vengono recitati numerosi incantesimi contro queste figure che sono rappresentati come maschi, come femmine, come governatori, come re, come principe, con principi o le famiglie. Quindi fratelli, sorelle, genitori, di solito addirittura le entità malvagie nella demonologia classica indiana sono ricchi, sono cortigiani, sono opulenti, ok? Quindi hanno i tratti etici che vanno in conflitto con quelli della mistica, no? Mentre per esempio c'è un salto nello spazio e nel tempo, nella demonologia medievale in Europa troveremo che i demoni, che hanno anche lì una sofisticata nomenclatura, una serie di sigilli, no, ben precise, eccetera, questi demoni vengono raffigurati e rappresentati come degli assemblaggi di parti animali. La testa del gallo, le zampe dell'orso, le squame del serpente, oppure la pelle del rospo, le ali del pipistrello, le corna del bue, ok.
Per dirvi, nell'immaginario medievale, il demone, che spesso viene raffigurato, ha dei tratti tipici del mondo animale. Ma quali tratti? Dei tratti o di violenza o allarmanti, inquietanti, quindi presi magari dal mondo rettile, dal mondo anfibio, e se non sono presi da questi ambiti saranno comunque o corna, becchi, creste, dentature, fauci, tutto quello che rappresenta le forze della natura, del regno animale, allarmanti, pericolose, sinistre. Ecco, allora, questo è un altro esempio, è una prova in realtà di quello che abbiamo detto all'inizio, cioè del fatto che le forze demoniache rappresentino degli elementi della natura che abbiamo dovuto imparare a contenere, perché soggiacendo liberamente a questi istinti ci troveremmo a disfare la tela che abbiamo costruito, cioè ci troveremmo a mettere in difficoltà il patto sociale, le sue regole, l'armonia della convivenza, eccetera, eccetera. E adesso io vi ho fornito questo esempio, abbiamo ancora 45 minuti circa, quindi io eviterei di porvi ulteriori esempi perché insomma questo era sicuramente molto interessante, però per non parlare di esorcismi, per non entrare nella storia della demonologia, io vorrei affacciarmi già a uno sguardo contemporaneo, magari innovativo per certi versi, alla luce del discorso che abbiamo fatto sul tema dei demoni. E poi non escludo che se volete l'approfondimento di alcune cose si possano anche organizzare dei percorsi dove magari dedichiamo 3 serate solo alla demonologia o 3 all'angelologia, però diciamo che dal mio punto di vista possiamo provare a entrare un po' più nel merito di che cosa, in un lungo percorso di storia della coscienza, che cosa possano rappresentare i demoni oggi. Allora, vale quello che abbiamo detto fino ad ora, cioè le spinte che noi abbiamo contenuto, le forze che noi abbiamo segregato, sono scomparse? Non ancora, ammesso che mai possano scomparire, ma fino ad ora non sono scomparse. Sono edulcorate, sicuramente, sono attutite, non c'è ombra di dubbio, ma sono ancora presenti. Solo che stanno in una parte di noi che la psicanalisi ha cominciato a chiamare inconscio e addirittura con Jung, siccome è la parte non integrata di noi, diventerà ombra. Questo è un concetto molto importante. Il fatto che dentro di noi vi sia una parte non integrata, ok? Cioè con cui non solo non abbiamo fatto i conti, potremmo anche averla conosciuta in alcuni momenti, riconosciuta, potremmo persino esserci riconosciuti in alcuni momenti, ma non è il processo di integrazione. Il processo di integrazione è la legittimazione del diritto di cittadinanza di quell'ombra alla luce della coscienza. Cioè non è solo esserne consci, ma è usare. L'integrazione non è solo essere consci, è saper ricorrere a quelle forze, sapere liberarle, sapere farsi anche travolgere in alcuni momenti senza farsi fare a pezzi definitivamente. Ora, nella contemporaneità della nostra psiche, chi vuole, e io ricordo benissimo questa fascinazione nei tempi della gioventù, chi vuole rapportarsi alla demonologia di solito prende un libro che in Occidente per noi è il libro che per eccellenza ti mette in rapporto
al regno dei demoni. Questo libro si chiama Goezia. Goezia viene dal greco goos, ed è una cosa che chi ha seguito il seminario dei giovedì, quando abbiamo fatto la lezione sul suono e la voce, ha già sentito. I goos in greco sono dei lamenti che alcune donne all'interno del rito funebre della Grecia antica praticavano, sapevano praticare questi lamenti, queste urla stridule, per orientare l'anima, la psiche del defunto ad andare verso Ade, cioè ad andare verso il regno degli inferi, d'accordo? Allora, Goezia di solito viene tradotto con Goezia significa urlo o indica il nome di questo lamento, ok? Il Goos. Dunque, nel corso del Medioevo esce un libro strutturato in 5 libri che va sotto il nome di Clavicola di Re Salomone. Tecnicamente, meglio ancora, si chiama l'Emegeton. Questo libro è composto da 5 libri, non entro nel merito, vi dico solo che uno di questi libri, uno dei 5 libri che lo compongono, è Goezia. Cioè è quello che ha a che fare con i demoni. Che cosa fa? Li descrive. Sono, per una serie di ragioni che anche qui non mi metto a spiegare, ma appartengono a una suddivisione delle energie zodiacali, 72 demoni in totale, esattamente come vi sono 72 angeli. Ogni demone ha un nome, un sigillo, quindi un simbolo proprio di riferimento, e poi delle qualità. Queste qualità potrebbero essere delle virtù. Il demone serve a, ecco, perché i praticanti anche oggi di demonologia prendono quel testo come riferimento. Il demone serve a imparare la matematica, aumentare la creatività, trovare un tesoro, trovare qualcosa che è stato nascosto, imparare una lingua sconosciuta, parlare con animali, scovare nemici, sapere delle trame contro di te, insomma, vabbè, sono 72 e ognuno ha diverse qualità, sono organizzati in una gerarchia, anche loro, conti, arconti, principi, hanno tot legioni di demoni al loro servizio, ciascuno, insomma, è un mondo, un piccolo mondo. Il problema di Goezia è che un praticante di oggi che si mette a trafficare con questo libro medievale, che rapporto sviluppa con i demoni? Cioè, Goezia, come è fatta? Tratta i demoni come dei delinquenti, li tratta come dei criminali e partendo dall'assunto che l'essere umano ha potere sul demone, perché il demone è inferiore alla creatura uomo, ok? Che cosa fa l'uomo? Per servirsi del demone lo incarcera in un triangolo, solitamente che sta di fronte a un cerchio, e comincia a minacciarlo. Il testo di Goezia, che ha delle fasi, si basa sulla minaccia nei confronti del demone. E la minaccia è graduale, nel senso che parte con io ti comando, o spirito, demone, bla bla bla, sottinteso, tu sei meno potente di me, quindi devi ubbidire. Dammi questo che cerco, oppure queste sono le tue, eccetera. Dammi questo e quest'altro, e se non lo farai per i grandi nomi io ti bandisco, ingiungo, eccetera, eccetera, e poi cresce la minaccia. Il rito è costruito per esaltare la mente luminosa che, rapportandosi alle tenebre, vuole ottenerne dei servigi. Ma poi dalle minacce, siccome Goezia è un testo medievale, dice il demone deve apparire.
ai tuoi occhi e deve obbedire. Ci sta che nel Medioevo la gente vedesse le cose, se faceva, perché tutta l'iconografia, le storie popolari dei villaggi, i racconti, si basano tutti su Tizio ha visto, o Tizia ha visto un demone, ha visto un angelo, cioè era molto diffuso. Per noi oggi non è più così, è difficile che il demone ti appaia. Anzi, possiamo dire che oggi se il demone ti appare forse c'è un problema. O forse, detto in altri termini, è meglio che non ti appaia. Ma se uso quel testo, uso comunque quelle minacce che forzano l'energia di cui stiamo parlando a manifestarsi sensibilmente. È una fatica mostruosa. E dopo le minacce si passa ai fatti. Quindi la parte finale del testo di Goezia non è più minacce, ma è tortura. Il prigioniero viene torturato. Quindi il demone è oggetto di torture. Nella parte finale di Goezia i demoni vengono, il demone evocato viene messo con il sigillo, no? Che rappresenta il demone, in una scatoletta di metallo che viene arsa sul fuoco mentre si pronunciano i grandi nomi del divino e tra frasi tipo brucia l'inferno e bla bla bla, si tortura il demone finché non risponde, finché non obbedisce. Allora, questo schema, forse non tutti sapevano che la Goezia è costruita così, Forse uno si immagina la Goezia è il testo che ti fa evocare i demoni, leggi quello che c'è scritto e sei a posto. No, il modo in cui la coscienza si rapporta al demone è molto diverso da come la coscienza di oggi si dovrebbe rapportare ai demoni. Se mi avete seguito nei presupposti iniziali, capite bene che in un'epoca come quella medievale il rapporto con quelle forze poteva essere solo quello. Ma l'effetto di avere da un lato ignorato, da un altro lato segregato le forze dell'ombra nella psiche, in fondo è quello di creare un grosso danno dissociativo, di tipo dissociativo nella psiche. Se non mi so rapportare a queste forze, se non con la minaccia, se non con la tortura, saranno loro a prendere delle strade nella psiche nel corso dei secoli, che potrebbero poi giustificarci o spiegarci come mai proprio nel mondo cattolico abbonda la pedofilia, per esempio. Vi lascio con la domanda, ma la risposta riposa in quello che abbiamo detto. Come mai tanto più una persona è in luce, cioè è votata al servizio della perfezione, dell'ordine ideale, diventa rigida? Come mai ordine e disciplina, no? Cioè l'ideale del perfezionamento, del così si deve fare, così si dovrebbe fare, come mai aderisce poi a modelli dittatoriali? Come mai il fastidio nei confronti di ciò che non è al proprio posto, o che si presume debba essere al proprio posto, si traduce poi nella violenza di voler distruggere ciò che non è al proprio posto? Mi seguite? E qui arriviamo alla storia anche più recente, se vogliamo. Noi siamo vittime, da un certo punto di vista, della costruzione del nostro stesso modello ideale. Ci ha giocato contro qualcosa perché non abbiamo consentito a queste forze né il legittimo riconoscimento, il diritto di cittadinanza e figuriamoci poi l'integrazione. Credo che le persone che si macchino di crimini orribili spesso possano essere letti, non giustificati, ma compresi, letti, come energie che non hanno avuto un modo di manifestarsi, di legittimarsi, di farsi vedere. E a furia di contenere, a un certo punto, magari esplodono. Sono banalizzazioni, quelle che stiamo facendo, però servono a capire che stiamo parlando di energia della psiche. Siamo passati dagli archetipi all'energia della psiche attraverso una storia che ha voluto che i demoni fossero innanzitutto delle entità esterne a noi, con una loro indipendenza
con una loro esistenza ontologica e con dei luoghi in cui vivono, inferi, inframondi, sottomondi, luoghi della natura, deserti, abissi, vette delle montagne, boschi. Non è raro che gli dei pagani vengano trasformati in demoni dal monoteismo che ha soppiantato quel paganesimo. Succede a Ishtar, babilonese, trasformata in Astaroth dagli ebrei, cioè mascolinizzata e demonizzata. Era una dea, diventa un demone. Succede spesso che quando una cultura ne soppianta un'altra, sostituisca le sue divinità con quelle del vincitore e trasformi le divinità precedenti in demoni, le degrada. Un processo di degradazione. Alla luce della nostra coscienza, tutta l'ambiguità che abbiamo trovato fino ad ora nel mondo dei demoni si esemplifica nel porli come eventi di frontiera della coscienza, eventi di frontiera soprattutto della coscienza razionale. L'ebbrezza, l'estasi, il raptus, la follia possono essere le modulazioni in cui oggi si può esprimere nella contemporaneità un rapporto col mondo dei demoni, così come l'abbiamo presentato nell'arco di tutta la serata. Tutto ciò che mette a repentaglio per un attimo il sistema di credenze e di valori su cui ci fondiamo. Tutto ciò che mette in crisi la tenuta, a volte tirannica, della razionalità, dell'io. Possiamo dire che i demoni rappresentino quindi delle possibilità emotive e percettive, cioè anche della percezione, persino cognitive, fuori dall'ordinario, che siano l'eccezione alla regola. Tutto ciò che abbiamo fatto per contenere nel percorso di strutturazione di quella che chiamiamo civilizzazione, che abbiamo fatto per contenere questa energia, non ci ha negato solo gli istinti o gli impulsi che è bene contenere, ci ha anche penalizzato dal punto di vista dell'estasi, della ricerca dell'estasi, di quegli eventi di frontiera. Tutta questa energia che abbiamo rimosso è buona parte dell'energia che costituisce l'inconscio. Ed è responsabile nei suoi poli più estremi tanto del colpo di genio o lampo di genio quanto della crisi psicotica o del crollo nel delirio e nella follia. Siete riusciti a seguirmi qui? Questa energia è responsabile di entrambi questi aspetti, cioè non è raro che i demoni, soprattutto alla luce della nozione greca di daimones, siano l'equivalente del latino genius, ok? È un'eccezionalità rispetto a una regola. Indagare e integrare questa energia e questa condizione della coscienza non dovrebbe essere né una distruzione della razionalità, né un conflitto con la società, non dovrebbe essere nemmeno una messa a repentaglio del cosiddetto ego, cioè dell'io o un suo indebolimento. Semmai è un toccare le radici, frugare nella profondità per acquisire la propria ombra. L'io corre più rischi a non integrare
o a non riconoscere l'ombra, cioè sigillandola, reprimendola, schiacciandola, piuttosto che provando a rapportarcisi. C'è più pericolo nell'ignorare che nel conoscere in questo caso. E nonostante la demonizzazione del Medioevo con le persecuzioni, nonostante la ridicolizzazione dell'illuminismo, soprattutto del positivismo e del razionalismo, diciamo che dal romanticismo in poi, nell'arte, nella letteratura, anche in filosofia, quel perturbante irrazionale continua ad affacciarsi irrimediabilmente. E nei momenti di crisi ancora di più. Guardate quello che è successo in questo periodo. Stiamo attraversando un momento critico come società collettiva proprio, globale. E da un anno a questa parte che un evento naturale, cioè una pandemia, come ce ne sono state decine di migliaia nel mondo, nella storia, un evento naturale entra nelle nostre vite, natura contro cultura, di nuovo, cioè contro struttura, e guardate come molti aspetti irrazionali siano venuti fuori. Totalmente irrazionali, ma questa è proprio la risposta dell'ombra. Per esempio, ogni forma estremamente legata alla fobia, alla paranoia o all'ossessione, che sono considerate parti malate della psiche, sono venute fuori trovando non solo una loro legittimazione o giustificazione, ma venendo addirittura lette a volte come forme di responsabilità, venendo addirittura auspicate. Da un'altra parte avete delle risposte di negazione che sono altrettanto irrazionali, no? Le derive complottiste più estreme, per esempio, appartengono sempre allo stesso fenomeno, anche se sono sul polo diametralmente opposto, parlano la stessa lingua, la lingua irrazionale. E il tentativo di razionalizzazione, lo avete visto nell'esempio che vi ho letto dell'Atharva Veda, pensate quanto è antico. Già era un tentativo di razionalizzazione quello di trattare il demone riducendolo alla fonte delle malattie corporee, per esempio. E che cosa... Non è la stessa cosa di aver trasformato le possessioni in fenomeni di tipo psicopatologico, cioè leggere una possessione come con uno sguardo psichiatrico vuol dire razionalizzare, vuol dire contenere. Per noi, per le nostre coscienze di oggi, è più rassicurante pensare che la possessione sia frutto di un delirio di un pazzo, piuttosto che pensare che esista da qualche parte un demone invisibile che ti si può infilare dentro e fare qualche casino. Sono anche traduzioni del modo in cui la coscienza legge questi fenomeni. I demoni, in questo senso, sono i residui, gli scarti, oserei dire, del processo di decantazione, di purificazione e di sublimazione della coscienza collettiva, che si è impegnata a ripulirsi sempre, 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 impegnata a purificarsi. I demoni sono quindi non solo l'antico con la maiuscola, l'origine, gli effetti di quella matrice, l'altro modo di stare al mondo, cioè la postura della coscienza connessa all'estasi, al caos. Ma sono anche questi scarti, questi residui, del graduale processo di purificazione della coscienza collettiva. Man mano che gli ideali ci trascinano in alto, noi perdiamo dei frammenti, questi detriti diventano idee.
alla luce di quello che abbiamo detto. Quindi proviamo a chiederci che senso potrebbe avere oggi fare un lavoro sui demoni, a meno che non sia una concessione a una fascinazione personale, che ci sta. Che senso può avere fare un lavoro di questo tipo oggi? Se avete seguito tutto questo discorso, oggi i lavori con i demoni hanno senso se mi consentono di entrare in rapporto con quelle zone d'ombra che non trovano normale manifestazione e vivificazione e con ben chiara però una differenza, che qui preferisco scrivere oltre che dire affinché vi resti più impressa. Non è la coscienza a dover servire l'ombra, ma l'ombra a dover servire la coscienza. Proprio perché queste energie non sono innocue, sono la parte più profonda di noi e includono ciò che abbiamo dovuto contenere, come vi ho detto prima. Allora, proprio per questo motivo, nessuno dovrebbe mai mettersi in testa di diventare schiavo, entrare al servizio di quelle energie, perché quella non è integrazione. Otterrei un effetto non troppo diverso da colui che cerca di scacciare queste energie. Come dice Jung, più la luce cerca di illuminare a giorno le sorti del mondo, più l'ombra si addensa e cresce minacciosa. Quindi allo stesso modo in cui uno cerca di gettare luce e finisce per rafforzare l'ombra, non si deve finire per usare una propria fascinazione nei confronti dell'ombra per diventarne servitori. L'ombra si nutrirebbe della nostra stessa luce e potrebbe portare a dei problemi. Uno dei problemi più classici è che, alla luce degli stati di coscienza di cui parlavamo, anziché un'escursione rapsodica in uno stato di coscienza che sia un lampo di genio o una follia, magari confinata a quel momento e a quello spazio, che invece finisca per creare una frattura, una lesione della psiche, da cui diventa difficile o addirittura a volte impossibile riprendersi. Quindi psicopatologia, per esempio, in forme più o meno serie. Badate che questo mio discorso non è terrorismo, non è neanche il monito, no, del vecchio che finge di essere saggio, no? Bada bene, no, no, assolutamente no, sono un promotore di certe esperienze, ma è un caveat, cioè è un discorso legato alla sicurezza, perché un conto è l'archetipo della caduta e un conto è l'archetipo della discesa. Io sono un promotore della discesa, non della caduta. La caduta negli abissi, la caduta nel pozzo è spesso irrimediabile e soprattutto fa male. Ora, si può legittimamente desiderare di farsi male, è giusto. E io sono l'ultimo che direbbe a qualcuno che vuole gettarsi nell'abisso, no, non lo fare, a meno che mi dia i segnali che non lo voglia fare, ma lo stia per fare. Altrimenti sarei forse il primo a spingerlo, se questo è ciò che vuoi, no? La discesa però è un'altra cosa, è una eufemizzazione della caduta, mi spiego? Cioè addolcisce e soprattutto promuove un passaggio volontario, cioè basato sulla volontà, il movimento della caduta.
del movimento della caduta.